Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato al PLC Siemens S7 1200 e in particolare parlerò del segnale PWM, generatore di segnale PWM, quindi come generarlo e come configurarlo. Il video sarà diviso in due parti. Nella prima parte vedremo come configurare le uscite PWM, cioè quante uscite abbiamo a disposizione nell'S7 1200. Parleremo di cos'è il tempo di ciclo, della durata dell'impulso, parleremo anche di questo blocchetto, il control PWM, vedremo a cosa serve. Parleremo anche di indirizzi di uscita dove andremo a memorizzare i valori della durata degli impulsi, quest'area di memoria del sistema chiamata QW qualche cosa, e di cosa sono le costanti di sistema e perché devono essere utilizzate. Come vi dicevo, questa è solo la prima parte, seguirà la seconda parte dove ci sarà un esempio di programmazione dopo che abbiamo conosciuto tutte queste informazioni. Bene, quindi passiamo pure alla parte introduttiva di questo primo video. Bene, andiamo a vedere come generare e configurare un segnale PWM sul nostro PLC S7 1200. Innanzitutto il PLC 1200 rende disponibili 4 uscite digitali, di quelle che ci sono. Queste 4 si possono comunque configurare come uscite PWM. I segnali PWM si possono ottenere anche con dei moduli aggiuntivi, una signal board, come ad esempio l'SB 1222DQ, che ha 4 uscite a 24 volt ed una frequenza di 200 kHz. Sotto vediamo la tabella delle uscite invece delle nostre uscite on board del nostro PLC. Al Q0.0 possiamo associare l'uscita PWM1, Q02, Q04 e Q06 la PMV4. Ovviamente una volta che l'uscita digitale è stata attivata come uscita PWM, non possiamo utilizzarla come uscita digitale visto che la stiamo usando come PWM. Le uscite PWM opportunamente configurate forniscono un segnale di uscita, quindi con modulazione di ampiezza di impulsi. Per la modulazione di ampiezza di impulsi abbiamo bisogno di configurare alcuni parametri. Ad esempio, i principali seguenti sono l'attivazione della funzione sul modulo ed inoltre il tempo del ciclo e la durata dell'impulso. Quindi queste cose vanno parametrizzate nella nostra programmazione. Ma andiamo pure avanti. Configurare un'uscita PWM. Come fare? Clicchiamo con il tasto destro del mouse sul nostro PLC che abbiamo caricato e si apre un menu contestuale nel quale andiamo a scegliere proprietà. Si apre questa finestra dove sulla scheda generale troviamo generatore di impulsi PTO o PWM e qui abbiamo le nostre 4 uscite generatori di impulsi. Quello che dobbiamo fare come prima cosa è scegliere quale attivare, ad esempio andando a selezionare, mettendo il segno di flaggando, quindi attivo questo generatore di impulsi, eventualmente diamo un senso, gli diamo un nome al nostro PWM1. Vediamo come configurare le opzioni di impulso. Innanzitutto dobbiamo scegliere il tipo di segnale, che può essere un PWM oppure un PTO, che è un treno di impulso. Non è il momento di parlare di questo argomento perché stiamo parlando solo della modulazione di frequenza. Quindi scegliamo il nostro PWM. Poi abbiamo queste 4 opzioni. Base di tempo. Formato da impulsi, tempo di ciclo e durata di impulso. Tipo di segnale, quindi dicevamo PWM oppure PTO. La base del tempo determina l'unità di misura del tempo di ciclo, cioè decidiamo che unità di misura deve avere questo periodo, questo segnale, e possiamo impostarla in millisecondi oppure in microsecondi. Qua vediamo che
e sta configurata in microsecondi. Andiamo a vedere le altre tre. Le altre configurazioni delle opzioni di impulso. Allora, formato della durata di impulso, qui parametrizzata decimillesimo. Cos'è la formato? Determina l'unità di misura della durata dell'impulso iniziale ed è il valore di suddivisione in cui si può parzializzare il duty cycle, e possiamo farlo in centesimo, millesimo, decimillesimo oppure in formato analogico. Quindi suddivide il duty cycle se in formato analogico, 27.648 suddivisione, e quindi lo rende regolabile ad esempio attraverso un potenziometro. Il tempo di ciclo e la durata del ciclo per un impulso e stabilisce la durata costante delle emissioni degli impulsi. Il campo di impostazione va da 1 a 16.777, tutto il valore che leggete là, millisecondi. Poi abbiamo la durata dell'impulso iniziale. Cos'è? È la durata dell'impulso. Questo valore può essere modificato mentre il PLC è in fase run, durante il runtime. Il campo dipende dal formato della durata dell'impulso. Qui abbiamo scelto decimillesimo e quindi questo sarà decimillesimo. Infine abbiamo il consenti modifica del tempo di ciclo durante l'esecuzione, durante il runtime. Questa opzione, se attivata, consente di modificare il tempo di ciclo, cioè questo, che se l'abbiamo impostato possiamo modificarlo da programma, mentre il programma è in esecuzione. Questa opzione però è valida a partire da PLC con firmware della CPU 4.0. Frequenza massima e tipi di uscite per utilizzare i PWM. La frequenza massima degli impulsi di questi generatori di impulsi è 100 per le nostre uscite on board è di 100 kHz, però solo per le uscite Q00 e Q02 che diventeranno PWM1 e PWM2. Invece di 20 kHz per il Q4 e il Q6 che sarebbero PWM3 e PWM3 e PWM4. Step Basic non avvisa l'utente in caso di configurazione con una velocità o frequenza massima che superi questi limiti. Cosa succede? Che potrebbe causare problemi nell'applicazione, pertanto è meglio assicurarsi che non venga superata la frequenza massima degli impulsi consentita dal nostro hardware. Un'altra cosa importante da ricordarsi è che il PWM può essere attivato solo su un PLC con uscite a transistor. L'uscita digitale deve essere a transistor. Dice, se io ho invece un PLC o una CPU con uscite a relè, non si può. Il generatore di impulsi non è attivato. Quindi dice, cosa faccio se ho un'uscita a relè? Bene, allora compro un modulino di espansione, un signal board USB, quella che dicevamo prima, e la metto e la collego e la inserisco nel mio PLC. Ovviamente avendo 4 uscite, le uscite non saranno ovviamente Q00, 01, 02 quello che sia, ma sono Q4.0, 4.1, 4.2 e 4.3. La frequenza per questi PWM è a 200 kHz. Continuiamo la nostra configurazione scegliendo l'uscita hardware del PWM per gli indirizzi in uscita. Quindi scegliamo l'uscita Q0.0 se abbiamo scelto il PWM1 e qui ci ricorda che l'uscita è a 100 kHz. Dove vanno memorizzati il tempo della temporizzazione degli impulsi? Gli indirizzi per default sono memorizzati sono i seguenti. Per il PWM1 è un'area di memoria QW1000, QW1002, QW1004 e QW1006. Eccolo qua.
per default ci dà, con questa uscita hardware, i 2 byte 1000 e 1001. Quindi 2 byte dell'area di memoria delle uscite Q delle PVM sono riservate per la durata dell'impulso. Durante l'esecuzione della PWM è possibile modificare il valore della memoria Q e cambiare la durata accurata dell'impulso. Nell'area degli indirizzi, immettere la parola Q di cui si vuole memorizzare durante la durata dell'impulso. Torniamo a parlare di durata dell'impulso e di aree di memoria delle uscite per fare maggiore chiarezza. Per default tutti gli ingressi e uscite digitali e analogici vengono letti e memorizzati in apposite aree di memoria interna della CPU. Quest'area è chiamata immagine del processo. Quindi il valore della durata dell'impulso PWM è memorizzato in quest'area, l'immagine del processo, occupando 2 byte. Ma quanta memoria ha lo smemorato di Collegno? Quanta memoria ha la nostra CPU? Ecco, dimensioni dell'immagine del processo. Per gli ingressi abbiamo 1024 byte e per le uscite 1024 byte. Significa che se io uso il PWM, uno dei PWM, di questi 1024 vado a occupare solo 2 byte e precisamente se vado dal byte 0 al byte 1024 occupo il byte 1000 e 1001, il 1200 e 1003 e così via. Attivare e disattivare il WM, il nostro generatore. Si deve usare nel programma, perché per adesso abbiamo descritto ciò che è l'hardware, si deve usare un blocco che si chiama control PWM. Il blocco si trova su istruzioni avanzate, pulse, control WM, lo portiamo sul nostro programma, dalla cartella pulse. Consente di attivare e disattivare tramite software il nostro generatore che abbiamo parametrizzato. Cosa ci va sul PWM? Deve essere specificato l'indirizzo hardware del generatore di impulsi che si intende controllare. Il generatore hardware praticamente è il PW1, ma vedremo che non bisogna scrivere PW1. Poi c'è l'enable che attiva o disattiva il controllo. Se enable presenta il valore true, cioè se manda un segnale on, attivo, il generatore crea gli impulsi. Se invece il segnale è off, il control PWM non genera nessun segnale di impulso. Poi abbiamo il busy e lo status, questo segnala lo stato della elaborazione, mentre lo status ci dà un codice della condizione di funzionamento, di esecuzione. Per default il valore è 0. Se viene rilevato un errore, su status troveremo il codice della relativa condizione dell'errore. Allora, dicevamo, cosa bisogna mettere qua sull'ingresso PWM? Non PWM1, ma deve essere specificato l'identificativo hardware del generatore di impulsi che si intende controllare. In pratica il PWM che abbiamo configurato, il quale viene memorizzato nella QW1000, ma anche come costante di sistema. Ok. Tutti i componenti hardware, perché costante di sistema? Perché tutti i componenti hardware e software del nostro programma, interfacce, moduli, OB ciclici, interrupt, eccetera, delle nostre PLC 1200-1005, hanno le proprie costanti di sistema. Queste costanti sono costanti globali e valgono per tutta la CPU. Si tratta di costanti richieste dal sistema. Noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo sapere quali sono e sono create automaticamente. Le costanti di sistema consentono quindi l'indirizzamento e l'identificazione di oggetti hardware. Sull'elenco delle nostre costanti di sistema, eccolo qua, il local pulse 1, che corrisponde al PWM1, il 2, il 3 e il 4, hanno queste
ID identificativo hardware, costante 265, 266, 267 e 268. Quindi qua per andare a identificare l'oggetto hardware, il PWM1, non vado a scrivere PWM1, ma vado a scrivere o 265, che è la costante, oppure vado a scrivere il nome Local Pulse 1. Local Pulse 1 e in automatico aggiunge il 265. Questa è tutta la parte introduttiva che riguarda la configurazione e la parametrizzazione del nostro PWM e anche del controllo del control PWM. Quindi il video si conclude qua, come avevo detto nella parte introduttiva. Questo video era semplicemente la parte introduttiva, mentre la parte relativa alla programmazione sarà nel video successivo, dove parleremo direttamente appunto del programma. Vi ringrazio per la visione del video, spero che sia di vostro gradimento e quindi vi aspetto per la seconda parte. Arrivederci e buona continuazione con la vostra navigazione su YouTube.